bentornati. È un piacere avervi di nuovo qui perché oggi affrontiamo un argomento che vi ha tenuti incollati allo schermo, a discutere e a cercare ogni indizio possibile. Se avete letto bene il titolo e siete arrivati fin qui per questo, sì, parliamo di Halil Ibrahim Ceyhan Isla Turkoglu. In particolare, andremo al cuore della domanda che tutti mi fate da settimane: l'amore è tornato o no? E che cosa è realmente successo, mettendo in fila tutto, con calma ma senza censure. Preparatevi, perché passeremo al setaccio ogni dettaglio, le voci più fresche, le tracce lasciate sui social e quello che potrebbe davvero stare accadendo tra loro due. So che molti di voi aspettavano proprio questo video, quindi grazie per la pazienza e per la fiducia di sempre. Prima di addentrarci nel turbine di emozioni, scontri e possibili riavvicinamenti, vi ricordo che se non l'avete ancora fatto potete iscrivervi a Celebrita dalla Turchia. È il modo migliore per restare aggiornati sulle nostre analisi, sulle notizie e su tutto il mondo del gossip. Attivate anche la campanella, così non vi perderete nulla. Partiamo dal contesto, perché la memoria è importante quando si parla di un legame che ha fatto battere così tanti cuori. Halil Ibrahim Ceyhan e Isla Turkoglu sono diventati la coppia preferita di milioni di fan, non solo per la chimica palpabile sul set della serie Emanet, ma anche per la dolcezza e la complicità che sembrava trapelare fuori scena. Quello sguardo condiviso tra una pausa e l'altra, quel rispetto reciproco mostrato nelle interviste, le foto fugaci che lasciavano intuire una vicinanza speciale, tutto ha contribuito a creare un immaginario romantico potente. Quando la loro relazione, confermata senza clamori ma vissuta con intensità attraverso i social e alcune apparizioni pubbliche, ha smesso di essere al centro dell'attenzione, la notizia della rottura ha colpito come un fulmine inatteso. Da quel momento, il fiume di speculazioni sul perché, sul come e soprattutto sul torneranno, non si è mai fermato. E proprio lì nasce la scintilla di questo video. Ci sono segnali che l'amore tra Halil e Isla stia riprendendo fiato? Oppure stiamo assistendo a una lettura romantica da parte dei fan? Andiamo con ordine e osserviamo gli elementi più recenti. La prima cosa che salta agli occhi, e che ha alimentato parecchio le conversazioni online, è la loro attività social. Sia chiaro, non ogni like è una dichiarazione, ma quando due persone che sono state insieme tornano a scambiarsi apprezzamenti visibili, l'attenzione si accende. Negli ultimi mesi abbiamo notato reazioni mirate a foto nuove, commenti brevi ma cordiali, quel tipo di interazione che non urla, ma sussurra. Questo, di per sé, potrebbe essere semplicemente un gesto di stima e di maturità. Ma per molti è la prova che esiste ancora un filo, sottile magari, ma resistente. Pensateci, dopo una separazione, se due ex continuano a mostrarsi apertura e gentilezza su piattaforme pubbliche, significa che non c'è rancore. E l'assenza di rancore è terreno fertile per una rinascita. Non è lo stesso che vedersi ignorare, lo sentite anche voi, vero? Alle reazioni dirette si sommano quelle, ancora più intriganti, che avvengono nel perimetro degli amici in comune. Qui la trama si infittisce. In più di un'occasione li abbiamo visti reagire a storie o post di persone appartenenti allo stesso giro. Quando un amico pubblica un ricordo, una cena, un backstage, capita che slametta un cuore e poco dopo Halil compaia con un applauso, o il contrario. Non vale come prova, naturalmente, ma suggerisce che il loro mondo sociale non si sia spezzato in due. Continuano a respirare la stessa aria, a incrociare contesti simili, a vivere eventi paralleli. E quando accade, quando sai cosa sta facendo l'altro e che cosa condivide, è naturale che riaffiorino curiosità e, talvolta, una punta di nostalgia. A volte la distanza aiuta a mettere a fuoco la bellezza di ciò che si è avuto. Un altro punto cruciale riguarda i viaggi e le location. Qui i fan diventano veri detective, orari di pubblicazione, angolazioni, luci, dettagli di un tavolo, di una vetrina, una canzone in sottofondo. In più di un caso si è notato che le loro permanenze in alcune città sono capitate a ridosso l'una dell'altra, o che i loro post ritraevano luoghi compatibili per data e atmosfera. Se uno si trovava a Istanbul in un weekend particolare, poco dopo l'altra appariva con uno scatto nella stessa zona, oppure con un panorama che sembrava dialogare con quello appena condiviso. Sarà coincidenza?
Può darsi. Ma quando gli incroci si ripetono, il pubblico inizia a collegare i punti. L'ipotesi del contatto segreto non è un'invenzione nuova, e ogni volta che emergono pattern simili la narrativa del riavvicinamento guadagna trazione. E poi ci sono le interviste. Qui Halil e Esla scelgono la via della discrezione, ed è comprensibile. Quando vengono interrogati sulla loro storia passata, evitano il sensazionalismo. Nessun dettaglio piccante, nessun conto in sospeso raccontato a telecamere accese. Eppure, nelle loro parole resta spesso una finestra socchiusa. Hanno parlato di rispetto, di momenti belli trascorsi insieme, di affetto sincero per l'altro. Halil, in più di una occasione, ha fatto capire di stimare profondamente Esla, definendola una professionista seria e una persona speciale. Esla, dal canto suo, ha riconosciuto l'importanza di Halil nel suo percorso, ricordandone la gentilezza e il supporto reciproco nei periodi più intensi sul set. Non sono frasi che siglano un ritorno, d'accordo, ma non chiudono nemmeno la porta. Anziché un mai più, il registro è quello del è stata una fase importante o conservo ricordi positivi. Adesso entriamo nel territorio delle voci più rumorose, quelle che da settimane circolano a bassa definizione tra foto sgranate e video tremolanti. Si parla di incontri lontani dai riflettori, di messaggi privati, di amici stretti che, conoscendo il bene che si sono voluti, starebbero provando a riavvicinarli. Qualcuno giura di averli intravisti nello stesso locale, qualcun altro condivide immagini in cui i loro entourage sembrano mescolarsi. Come sempre, però, serve prudenza. Molte di queste prove sono interpretazioni, e a volte puro desiderio. Il confine tra ciò che è reale e ciò che speriamo sia vero può farsi labile quando in gioco ci sono emozioni così forti. Eppure, non si può negare la tenacia con cui il rumor del loro ritorno continua a ripresentarsi, ciclico, come un ritornello che non smetti di canticchiare. Perché questo desiderio collettivo di rivederli insieme? Vale la pena fermarsi un attimo a riflettere. La connessione che Halil e Esla hanno offerto al pubblico, inizialmente nella finzione di Emanet e poi nella loro storia al di fuori del set, ha avuto l'impatto di una fiaba moderna. Molti si sono affezionati alla coppia, hanno trovato in loro una forma di romanticismo contemporaneo fatta di sguardi reali e professionalità, di talento e tenerezza. Quando quel racconto sembrava arrivato all'ultimo capitolo, è rimasto sospeso il bisogno di un epilogo diverso, magari felice. Vogliamo vedere le persone che ammiriamo serene, vogliamo pensare che l'intesa che ci ha emozionato non sia evaporata del tutto. E ogni cenno di normalità tra loro viene letto come un indizio di ritorno. Restiamo però ancorati alla realtà. Nel mondo dello spettacolo le cose cambiano in fretta, e due artisti giovani, richiesti, pieni di progetti, hanno il diritto di mettere la loro crescita professionale al primo posto. Mentre gli occhi dei fan cercano segnali di speranza, le loro agende si riempiono, le opportunità si moltiplicano, e spesso i tempi del cuore non coincidono con quelli del lavoro. Può darsi che quelle interazioni siano semplicemente la traccia di un rapporto maturo, di un affetto evoluto in qualcosa di più quieto ma non meno autentico. Può essere che stiano costruendo nuove storie, o che stiano difendendo il valore dell'indipendenza, imparando a volersi bene anche senza stare fianco a fianco. E tuttavia, che cosa ci racconta quel filo di chimica che ancora sembra affiorare quando i loro cammini si incrociano? È difficile spiegarlo a parole, ma quando si parla dell'altro, o quando si trovano nello stesso evento, capita di cogliere una luce precisa negli occhi, un sorriso che non è di circostanza. Sono dettagli piccoli, eppure potentissimi per chi li osserva da tempo. Non sono prove, lo sappiamo, ma il linguaggio delle sfumature è spesso il più eloquente nelle storie d'amore vere. L'eco di ciò che li ha uniti, per alcuni, non si è mai del tutto spenta. Dunque, la grande domanda resta: l'amore è tornato oppure no? Ad oggi, la risposta sincera è che non c'è certezza. Nessuna conferma ufficiale, nessuna foto in cui si dichiarino di nuovo una coppia. Eppure, tracce ce ne sono. Esistono scambi positivi, parole garbate, un affetto che pare resistente al tempo. Per molti, tanto basta tenere viva la speranza.
E un racconto come il loro, che continua a occupare il centro della conversazione pubblica, non si alimenta a caso. Il pubblico non li ha dimenticati e segue ogni loro mossa con una dedizione rara. Che decidano di riaccendere la fiamma, o di continuare su strade separate ma con un'amicizia forte, il segno lasciato dalla loro storia, e l'effetto che Emanet ha avuto sui fan, rimarrà. Nel frattempo, noi continueremo ad osservare senza invadere, a leggere con equilibrio ogni possibile sviluppo. Ricapitolando ciò che abbiamo messo in fila oggi, abbiamo considerato le interazioni sui social, i richiami incrociati negli account degli amici comuni, le coincidenze di viaggi e luoghi, le dichiarazioni rilasciate in intervista e le voci che corrono online. Abbiamo anche provato a capire il motivo profondo per cui così tante persone desiderano un ritorno. E abbiamo cercato di tenere insieme le aspettative del pubblico con la realtà delle loro vite, che restano complesse, in movimento, piene di obiettivi personali. La conclusione più onesta è che, in assenza di certezze, i segnali che vediamo disegnano il profilo di un rapporto in trasformazione. Potrebbe essere la premessa di una riconciliazione, come pure l'evoluzione verso una forma di vicinanza più sobria ma duratura. La porta, amici, non è affatto sprangata. È lì, socchiusa, in attesa che siano Halil e Esla a decidere come varcarla, se farlo, quando farlo, e a quali condizioni. E qualunque sia la loro scelta, merita rispetto. Grazie per avermi fatto compagnia in questa analisi, spero vi sia stata utile e che vi abbia dato un quadro un po' più chiaro di ciò che sta succedendo, o di ciò che è ragionevole ipotizzare, tra Halil Ibrahim Ceyhan e Esla Turkoglu. Fatemi sapere che cosa pensate, secondo voi torneranno davvero? Che segnali avete notato che magari mi sono sfuggiti? Scrivetelo nei commenti, leggo sempre tutto e mi piace discutere con voi. Prima di andare, se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, il vostro sostegno è prezioso e ci aiuta a continuare. Condividetelo con gli amici che amano Halil e Esla, o con chi apprezza le nostre indagini nel mondo dello spettacolo. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a Celebrita dalla Turchia e attivate le notifiche, così resterete al passo con tutti i contenuti che stanno arrivando. Ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio grande e a prestissimo. Arrivederci.